Molti pittori firmano le proprie opere d'arte, altri non lo fanno, ma in realtà lo stile distintivo della mano di un artista è, e sempre sarà, la sua unica firma. Alcune firme catturano l'attenzione, mentre altre sono appena percettibili. Molte, essendo uniche, hanno scioccato il mondo. Gli esperti del settore sono in grado di riconoscere gli artisti dal loro caratteristico modo di dipingere, e alcune scelte artistiche non solo hanno dato vita a opere famose e riconoscibili, ma hanno anche scioccato il mondo al loro contemporaneo e plasmato il corso stesso della pittura. Scopriamo quindi il potere nascosto dietro ogni opera, esplorando come alcuni pittori hanno contribuito a trasformare il volto dell'arte. Prima del pittore fiammingo Van Eyck, la maggior parte degli artisti dipinge con la tempera, una miscela di polvere colorata, pigmento e tuorlo d'uovo o altre sostanze appiccicose. Tuttavia la tempera presenta alcuni problemi, il tuorlo d'uovo si secca rapidamente, quindi gli artisti devono dipingere in fretta. I colori della tempera non si mescolano facilmente, quindi gli artisti usano trucchi per far sembrare che i colori si mescolino. Le pennellate sono evidenti nella tempera, il che non sempre è l'effetto che viene desiderato, e la finitura ha un aspetto opaco, quindi per rendere le opere più lucide gli artisti creano delle velature. Alcuni pittori cercano di mescolare l'olio con la tempera, ma i risultati non sono eccezionali. E poi arriva Van Eyck, che scopre la giusta combinazione di olio e pigmento e stupisce il mondo dell'arte con la finitura liscia dei suoi dipinti. Le pennellate sono quasi invisibili, dando l'impressione che i suoi dipinti siano creati come per magia. La superficie è così liscia che, quando include uno specchio, in uno dei suoi dipinti, il ritratto dei coniugi Arnolfini, le persone arrivano a pensare di potersi vedere riflesse. Van Eyck, chiamato il padre della pittura d'olio, non inventa questa tecnica, ma la rende efficace. Il suo stile si diffonde in Olanda, nelle Fiandre, in Francia e infine anche in Italia. I primi artisti italiani infatti a padroneggiare la pittura d'olio saranno Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Ma non tutte le tecniche devono essere così diffuse per risultare rivoluzionarie, anzi. Leonardo da Vinci fa pulsare di vita il volto della Gioconda arrotondando le sue guance e la fronte in modo naturalistico. Se osserviamo il disegno di una sfera scopriamo anche il suo trucco. Per trasformare un cerchio piatto in una sfera rotonda, un artista utilizza l'ombreggiatura. La sfera è disegnata leggermente nella parte superiore e diventa gradualmente più scura verso la parte inferiore per creare l'apparenza di volume. Leonardo fa più o meno la stessa cosa ma con i colori. Dipinge strati di colore traslucidi, quindi quasi trasparenti, uno sopra l'altro. Questo gli permette di mescolare delicatamente le tonalità della pelle in modo che diventino gradualmente più scure o più chiare o più rosate man mano che arrotonda una superficie. In pratica le zone più scure hanno più strati. Il confine in cui due colori si fondono tra di loro, ad esempio sulla guancia sinistra della Gioconda, ha un aspetto sfumato invece di un bordo netto. Anche in questo caso lui non sarà l'unico. Andrea del Sarto, Giorgione e altri grandi artisti imparano lo sfumato proprio studiando l'opera di Leonardo. Facciamo un passo indietro nella storia, ma torniamo per un attimo in Nord Europa. Rembrandt abbassa le luci nei suoi dipinti rendendo gli sfondi misteriosi, segreti e profondi. Questa oscurità influenza la luce rendendola più preziosa come la luce di una torcia in una caverna o l'ultima fiamma di un fiammifero. La luce sui volti dei suoi personaggi è spesso una sorta di radiante dorato per dare la sensazione di intimità simile a quella di una luce di un camino. Questa pittura a lume di candela aiuta a conferire ai suoi dipinti umanità, un senso di calda compassione. Rembrandt usa una limitata tavolozza di toni terrosi che serve a enfatizzare questa umanità e l'aspetto quasi concreto delle sue figure. I suoi esperimenti con il chiaro e l'oscuro diventano così famosi e caratteristici che lui inventa a suo modo una nuova tecnica pittorica. Man mano che il suo stile matura, i suoi dipinti diventano più spessi. Stende la vernice con un coltello da tavolozza a strati. Questa tecnica è chiamata impasto. Dobbiamo essere onesti, però Tiziano aveva già intrapreso questa direzione 50 anni prima. Da Rembrandt ci si aspetta qualcosa di diverso, nel senso che va proprio oltre. Da vicino le caratteristiche del viso sono quasi irriconoscibili, ma se ci si allontana tutto sembra come andare a fuoco. Lo spessore fa sembrare più reali i suoi dipinti, dando un volume aggiunto che i critici di oggi chiamerebbero materico. Sui volti delle persone anziane nei suoi dipinti si ha quasi la sensazione di poter vedere gli strati di vita sotto la superficie della pelle. Quindi se Van Eyck nasconde le sue pennellate, Rembrandt le sfoggia con audacia. Questa tecnica conferisce ai suoi dipinti personalità, il che è rivoluzionario nell'arte dell'epoca. 200 anni dopo in Francia arriva un'altra rivoluzione nella pittura. Claude Monet e la pittura in plein air, che semplicemente significa all'aperto.
Monet cattura effetti atmosferici e differenze di colore nella luce e lo fa applicando pennellate, macchie di colore, sulle sue tele che si mescolano quando vengono viste da lontano. Ma poiché sono comunque macchie di colore, creano un effetto tremolante, simile alla luce del sole che scintilla sull'acqua. Studia il modo in cui la luce si disperde o il modo in cui un vestito blu di una donna colora le cose intorno ad esso con una luce blu morbida. Invece di dipingere un viso o un vestito, Monet dipinge le macchie di colore e luce che compongono quel viso o quel vestito. Mentre lavora, le macchie di colore crescono in una sorta di macchia più grande, formando una mano, un cappello di qualcuno oppure l'acqua scintillante di uno stagno di ninfee. Il risultato finale è un dipinto dall'aria più libera. Persone e oggetti sembrano abbozzati, come se non si inserissero perfettamente nelle loro forme, ma al tempo stesso risultano perfetti. E in alcuni dipinti le figure sembrano essere sull'orlo di dissolversi nel paesaggio. E tutto questo è possibile grazie ad una rivoluzione senza precedenti, i colori in tubetto che Monet può portare dove desidera. È un suo contemporaneo che fa qualcosa di simile ma non identico, poiché parte da un presupposto differente e arriva in un certo senso ad un risultato differente, è Georges Seurat. Seurat rappresenta la luce che si frattura sugli oggetti come pezzi di vetro spezzati in modo molto stilizzato. Invece di usare macchie di colore come Monet, Seurat utilizza particelle, puntini. Oggi potremmo dire che sta in un certo senso digitalizzando le sue immagini, creando quindi dipinti con migliaia di punti pixel colorati, uno stile chiamato puntinismo dagli storici dell'arte, mentre Seurat preferisce il termine divisionismo. Ma perché prendersi la briga di creare un'immagine grande da minuscoli punti? Seurat studia la scienza del colore e la applica al suo lavoro, sa che i colori accostati uno accanto all'altro si colorano reciprocamente. Un elemento rosso accostato ad un elemento giallo dà un po' del suo rosso all'altro elemento e allo stesso modo un po' del giallo si riversa sull'elemento rosso. Seurat quindi mescola i suoi punti per enfatizzare questi effetti e rendere i colori che usa più vibranti agli occhi dello spettatore. Ma l'effetto non funziona del tutto perché i suoi punti sono troppo distanziati per proiettare ombre colorate l'uno sull'altro. L'effetto che producono è comunque quasi magico e in ogni caso sciocca i contemporanei. E la pittura dell'Ottocento in Francia non sarebbe stata la stessa senza un altro grande artista che ha rivoluzionato la storia e al tempo stesso reso la sua pittura unica. Le forme nei dipinti di Van Gogh non si sfumano l'una nell'altra come nelle opere di Monet, eppure una singola, pervasiva energia le collega mescolandone gli elementi. Van Gogh crede in una forza vitale universale ed è quella che dipinge nei vari lavori. A volte sembra quasi inseguire questa energia con la sua arte, altre volte la cattura con pennellate spesse e vorticanti o con veloci colpi di colore che sembrano pioggia dipinta. Nei suoi dipinti le forme sembrano pronte a fondersi, Van Gogh infatti riesce a trasmettere questa sensazione con una pittura molto dinamica e con colori esplosivi e abbaglianti, che allo stesso tempo sono sempre unici. E senza tutti questi predecessori probabilmente l'artista più rivoluzionario del Novecento non avrebbe potuto scioccare il mondo con le sue opere. Pablo Picasso è di certo l'artista più sperimentale di tutti i tempi, non si accontenta mai di uno stile per molto tempo e attraversa gli stili come delle fasi. Ha un periodo blu, quando tutto diventa blu, un periodo rosa in cui tutto diventa rosa e anche un po' grigio, è una fase cubista ma anche molto di più. Non si lascia mai trasportare nella monotonia e continua a crescere e cambiare per decenni. Dietro a tutti questi cambiamenti c'è sempre lo stesso filo conduttore. Picasso riduce tutto alle sue forme più semplici, spesso eliminando la bellezza e avvicinandosi a volte alla pura geometria. Ed è questo che sciocca i suoi contemporanei e ancora qualcuno dei nostri. Può dipingere 14 versioni di un toro. La prima sembra un toro con cui non vorremmo scontrarci, l'ultima sembra qualcosa su cui potresti appendere il tuo cappotto. Eppure la riduzione conserva ancora gli ingredienti geometrici essenziali di un toro. Picasso sa disegnare e dipingere in maniera realistica e usa quella competenza per creare ciò che desidera, semplifica le forme perché vuole farlo, non perché non sarebbe capace di fare diversamente. Per lui la vita è un gioco serio, gioca con le regole della pittura per vedere cosa si può ottenere e plasmare il suo prossimo stile. Ma la riduzione di Picasso non sarebbe stata possibile se nel Novecento non si fosse diffuso il concetto stesso di astrazione, e il padre dell'astrattismo è Kandinsky. Kandinsky non dipinge soltanto al di fuori delle linee, elimina le linee, voltando le spalle alle forme per concentrarsi piuttosto sul colore.
Crede che il colore puro, soprattutto il blu, sia la chiave per l'illuminazione spirituale. Ritiene che liberando il colore dalla forma, libererà l'uomo dalla sua ossessione per le cose materiali. La forma è solo la prima cosa materiale da eliminare. Come il collega russo Malevich, Kandinsky è uno dei primi pittori completamente astratti, una sorta di pioniere che libera la pittura dalla forma. Utilizza ampie pennellate di colore, spesso sfumando i bordi, dove i colori si incontrano e si armonizzano. Sostituisce la forma realistica con figure geometriche, senza forme del mondo reale, per contenere così il colore e mantenere le cose separate o a compartimenti. Le sue forme quindi possono interagire liberamente e influenzarsi a vicenda. Un'altra rivoluzione che sciocca il mondo, ma libera tutta l'arte successiva da schemi e da confini. E parlando di confini, un artista che non li conosce, neanche dal punto di vista dello spazio in cui dipinge, è Jackson Pollock. A lui piace gettare vernice sulle sue tele, letteralmente. Non ha bisogno di un pennello, anche se spesso ne usa uno, ma le setole quasi non toccano mai la sua pittura. Invece lascia che la vernice goccioli o usa il pennello per scuotere e lanciare questa vernice. I suoi lavori sono fatti infatti di gocce di colore. L'arte di Pollock, chiamata espressionismo astratto, non riguarda solo ciò che dipinge, ma come lo dipinge. Invece di mescolare i colori su una tavolozza, mescola la vernice sulle sue tele. L'atto di dipingere diventa una parte della sua arte e per questo viene spesso definito un precursore della performance. I dipinti finiti riflettono i suoi movimenti e la sua energia mentre si muove e danza intorno alle tele, facendo sgocciolare, quindi schizzare e mescolare la vernice stessa. Il suo approccio è a una pittura con tutto il corpo ed è chiamato pittura d'azione. Per Pollock la confusione è importante, ma è una confusione studiata, che lui decide di chiamare armonia. L'ultimo pittore di questo racconto che ha rivoluzionato la storia dell'arte e scioccato il mondo è anche l'unico ancora in vita, novantenne, Gerhard Richter. Inizia a dipingere da fotografie, non è il primo a farlo, i fotorealisti degli anni 60 usano infatti foto al posto dei modelli, ma Richter non si accontenta di copiare semplicemente la foto, vede la fotografia come una sorta di sfondo neutro su cui può costruire. Non vuole basare la sua pittura sul soggetto della foto. Per Richter il vero soggetto è la pittura stessa, intendo l'applicazione della pittura sulla foto. Durante la fine degli anni 60 abbandona più o meno il colore, dipingendo una serie di opere grigie che esplorano le possibilità della pittura e le emozioni e idee delle diverse texture in base a quello che evocano. Qui ritorna al colore. A volte inizia con una foto e a volte l'immagine di sfondo è irriconoscibile, costituita solo da spessi tratti di vernice. Richter usa spesso un raschietto al posto del pennello, questo conferisce a molte delle sue opere un aspetto di macchia d'olio. Il suo secondo metodo di pittura preferito è lo sfregamento. Richter non si limita a spalmare e sfregare la pittura, dipinge strato su strato di macchie e sfregamenti. Le opere di Richter raccontano il modo stesso in cui sono state create, sono una specie di caccia al tesoro per noi spettatori fra i diversi strati. E se questo video in cui ti racconto di 10 artisti che hanno scioccato il mondo dell'arte ti è piaciuto, iscriviti al canale e dai un'occhiata al mio video sulle 20 opere che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni. Grazie e alla prossima!